Buona giornata a tutti, in questo video vi mostro la cromatura galvanica a tampone di un orologio, un salterello della Globus. Parlerò durante tutto il video, vi ricordo che sono un hobbista e quello che faccio è solamente a scopo di divertimento. Qui notate l'attrezzatura per lucidare la cassa, molto artigianale, abbiamo una macchina comprata in un supermercato. Questi sono invece dei dischi molto importanti perché non si trovano facilmente in commercio e sono dischi da carrozziere con una parte in spugna che aiutano molto nella lucidatura, avendo meno resistenza rispetto agli altri. Questo è un tipo di cassa che ha degli spigoli vivi e è molto facile arrotondarli come ho fatto io, quindi alterandone la forma. Questo è molto importante da non fare per poi avere una cromatura che ti riporti alle condizioni iniziali. I salterello avevano tutti, quasi tutti, delle forme molto spigolose. Dopo aver passato paste di varie grane, faccio un risciacquo con uno spazzolino e del sapone da piatti o qualsiasi cosa per sgrassare un po'. Successivamente anche l'ultrasuoni a circa 10 minuti che utilizza anche l'acqua calda con una soluzione per ultrasuoni. La cassa si presenta in questo modo, ma andava un pochino migliorata la lucidatura perché quelle striscioline che si vedono, quelle rigature, in realtà poi rimangono, quindi più lucida è la cassa e meglio è il risultato finale. Anche la cromatura andava tolta in modo migliore in maniera da vedere lo strato sottostante che credo sia ottone. Qui vedete tutta l'attrezzatura per la cromatura con la soluzione di cromo e il resto dell'attrezzatura. È importante che i contatti siano ben puliti perché se ciò non accade non si chiude il circuito e quindi non succede nulla. E questo lo si può vedere dall'amperaggio che sta sotto i volt nella macchina che produce energia elettrica. Se rimane a zero vuol dire che il circuito non si sta chiudendo e che quindi non sta funzionando. Invece quando comincia a salire, allora significa che sta funzionando. Ad un certo punto si formano anche dei vapori, quindi è importante, come ho fatto io, usare una mascherina e stare con la finestra aperta perché la corrente con la soluzione
creano vapori che possono essere anche tossici. Questo è un tipo di cromatura più veloce, forse più amatoriale. Poi esistono altre cromature che utilizzano tutti i bagni galvanici necessari e sono ben descritti da ottimi professionisti sul canale YouTube. Qui potete vedere i vapori che si sprigionano anche, insomma, un po' consistenti, perché ho usato 8 volte, non so se siano pochi o troppi, ma con meno volte non avevo risultato. Vi ripeto gli errori principali fatti in questo video, che sono quelli di aver levigato la cassa senza rispettare molto gli spigoli vivi, quindi è molto importante invece sagomare la cassa come nel preesistente e lucidare un pochino più a specchio perché si intravedono un po' di righe rimaste nello strato sottostante. Sicuramente è migliorata, ma è stata una cosa anche molto veloce a scopo dimostrativo. Come consuetudine per tutti, se volete iscrivetevi al canale e mettete un like. Grazie per la pazienza.